Ciao ragazzi, benvenuti dal vostro Handyman. Quest'oggi ci occuperemo di un argomento autunnale, la potatura della siepe, o meglio la riparazione delle cesoie per la potatura della siepe. Lo scorso weekend ho deciso di potare la mia siepe, tuttavia quando sono andato a prendere le cesoie ho visto che tagliavano alquanto male. Quindi mi sono detto, qua occorre una sistemazione ed è sicuramente un lavoro per handyman. Ho controllato quindi lo stato delle lame. Ho visto che alcune erano piegate, altre con l'utilizzo avevano acquistato molto gioco ed entrambe avevano perso un po' di filo tagliente. Quindi diamo subito un'occhiata alla lista del materiale. Allora prendete carta e penna e segnate. Un set di chiavi inglesi. Per le mie cesoie è stata sufficiente una chiave di 13. Olio lubrificante, una pietra per affilare ed infine una morsa. Questa non è obbligatoria, ma per esempio nel mio caso è stata estremamente utile. Per quanto riguarda tempi e costi abbiamo il costo del set di chiavi inglesi che, se non lo avete, potete acquistarlo tranquillamente alla ferramenta oppure online per un costo di circa 10 euro. Una pietra affilatrice il cui costo si aggira circa intorno ai 5-8 euro. Il tutto si può eseguire in circa 30 minuti di lavoro. L'operazione è di livello facile, non preoccupatevi assolutamente. Quindi bando alle ciance e mettiamoci subito all'opera. Ecco qua le nostre due cesoie che utilizzeremo a tagliare la siepe. Come ho detto, le cesoie cominciano ad avere un qualche anno, quindi non tagliano più come un tempo. Quello che andremo a fare stasera è capire cosa c'è che non va e cercare di porci rimedio. Allora, partiamo con queste qua. Beh, è evidente una cosa, le lame si sono piegate, cioè si sono aperte, quindi diciamo che le lame non recuperano più il gioco. La prima cosa da fare è piegare leggermente le lame in modo da fargli recuperare il gioco durante l'operazione di taglio, in questo modo. Praticamente questa lama va piegata in questa direzione, mentre questa lama va piegata in questa direzione. Cominciamo con una. La situazione è cambiata, si sente già con l'orecchio la progressione nel taglio da questo punto a questo punto. Abbiamo piegato questa, pieghiamo un pochino anche questa. Ottimo, primo passo fatto. Il secondo passo consiste nel rifare appena appena il filo della lama. Per questa operazione utilizzeremo questa pietra, è una pietra che ho utilizzata con l'acqua, quindi dovremo bagnare la pietra per andare poi ad utilizzarla sulla lama. Come tecnica io consiglio di utilizzare la stessa tecnica che si usa per i coltelli, dividere la lama in settori, possiamo fare tranquillamente 2 o 3 settori e la direzione lungo la quale passare la pietra è questa qua, dal basso verso l'alto da questo lato. Ricordatevi di bagnare sempre la pietra. Consiglio di fare dalle 10 alle 15 passate per ogni settore. In questo caso io ho diviso in 3 settori, 1, 2, 3 e ho fatto circa 10 passate l'uno. Ora procediamo con l'altra lama. Ora facciamo un piccolo test funzionale con un ramoscello. Direi che le nostre cesoie tagliano abbastanza ora. Ok, passiamo ora a questo tipo di cesoie qua. Il problema di questa è leggermente diverso. Praticamente con il tempo e l'usura si è creato del gioco tra queste due lame qua. Quindi dovremo andare a ridurre questo gioco qua andando ad agire su questo bullone qua, oliare leggermente tra le due lame e fare anche qua il nostro filo.
Ottimo, ora sembra molto meglio. Andiamo sempre a fare la nostra prova prima di andare a tagliare la siepe. In questo caso utilizziamo un ramoscello un pochino più grosso. Direi che siamo pronti per andare a tagliare la nostra siepe. Perfette,